Vincenzo Vergine, è un piacere darle il benvenuto al Milan con questa prima intervista, perché è la prima volta che affrontiamo tematiche sempre interessanti con lei. È il nuovo responsabile del settore giovanile e io parto dalla domanda che tutti si aspettano in questo momento guardando il settore giovanile. Qual è l'obiettivo con cui arriva al Milan? Ecco, cominciamo subito con una domanda semplice. La prima considerazione che faccio è che è per me un grande onore aver ricevuto questo incarico e la chiamata da uno dei club più importanti che c'è al mondo, per uno dei progetti più ambiziosi del mondo, cioè perché il primo grande vero obiettivo, rispondo alla tua domanda, di un grande vivaio è quello di formare in casa le risorse per la prima squadra. Formare risorse per la prima squadra in un grande club significa mettere in piedi uomini, donne che lavorano a questo progetto con un indirizzo, una visione unica che ponga al centro il calciatore, quindi che tutti gli operatori, noi ne abbiamo diversi, sappiano qual è l'obiettivo e come aiutare questo calciatore a performare, a migliorare, e quindi il calciatore diventa la nostra mission, quindi tutti quanti, da partire dal responsabile, dal direttore fino all'ultimo dei collaboratori, devono avere chiaro in maniera evidente che il processo finale di tutto il nostro lavoro è cercare di tirare il massimo dalle loro potenzialità. Questo è il vero grande obiettivo. Dirlo è semplice, farlo ti posso assicurare che è una mission abbastanza ambiziosa. E sarà una mission che sicuramente seguiremo da vicino, perché abbiamo a cuore tutti, come adesso ha a cuore lei, il futuro del Milan e del settore giovanile, però lei ha anche un passato molto importante, anche tanta esperienza che porta qui in rossonero, quindi le chiedo di tratteggiare per noi le tappe della sua carriera, diciamo quello che ha fatto negli ultimi anni soprattutto, ma ormai da diversi anni. Il mio percorso è un percorso accademico dove ho studiato la valutazione funzionale dell'atleta, quindi ho fatto il campo, ho fatto il preparatore atletico negli anni 90, occupandomi nelle categorie inferiori di Lega Pro, poi Serie B, e della preparazione fisico-atletica di tanti calciatori e di tante squadre, insieme ad uno dei più grandi maestri di questo settore che è Pantaleo Corvino, e con lui ho fatto un'esperienza che mi ha formato e mi ha forgiato, facendomi capire l'importanza di curare i piccoli dettagli. Poi sono approdato alla Fiorentina, dove questo percorso si è allargato, abbracciando tutta la gestione dell'atleta in tutte le sue sfaccettature tecniche, tattiche, organizzative, e la gestione del tempo libero, perché avevamo capito in tempi non sospetti che non puoi occuparti solo delle 8-10 ore che passano sul campo, ma devi organizzare come club un lavoro che abbracci tutte le 168 ore. Facemmo un progetto insieme, con l'aiuto all'epoca della proprietà e del presidente, un progetto che si chiamava Promesse Viola, che aveva proprio esattamente quel taglio: occuparsi con tanti collaboratori dell'area educativa, psicologica e di formazione a riempire le giornate di questi calciatori con contenuti che spaziassero in varie discipline. Quel progetto ebbe tanto successo, come poi dimostrano i fatti, perché il vero successo, ripeto, è quello di portare calciatori nella prima squadra o comunque nelle massime competizioni, perché diventino valori tecnici e di conseguenza economico-finanziari. Ebbe tanto successo al punto che poi, dopo l'esperienza da responsabile a Firenze, sono andato e sono approdato in un altro grande club che è la Roma, con una visione anche la Roma abbastanza importante, perché è una proprietà americana, ha come base il voler valorizzare il calciatore partendo dalle radici, quindi dal vivaio, e fu applicato sempre lì con successo un modello, e sul più bello poi è stato interrotto perché il Milan con forza è venuto a strapparmi e portarmi a Milano per cercare adesso di ricreare qui le condizioni giuste affinché la mia esperienza, la mia formazione e le mie competenze le possa mettere a disposizione di questo grande club, e sono sicuro che insieme ci sono tutte le condizioni per fare qualcosa di straordinario. Il primo grande obiettivo è quello di diventare protagonisti nel nostro paese, perché il Milan non può che essere leader e protagonista, e nel giro di
non mi fare dire in quanto tempo, ma io nella mia testa ce l'ho in pochissimo tempo, diventare leader anche a livello internazionale. E questo è sicuramente bello anche da sentire per i tifosi che ci stanno ascoltando. Sempre come indirizzo per loro, per far capire bene lo sviluppo del suo lavoro, il Milan viene da anni in cui ha fatto bene già come risultati nel settore giovanile, è tornato a vincere uno scudetto all'Under 15 2 stagioni fa, poi ha fatto diverse altre semifinali, finali. È più importante il risultato o è più importante altro in quello che diciamo fa un responsabile del settore giovanile? Richiederebbe tanto approfondimento questo tema, perché è un tema molto complesso, cioè i veri risultati di un grande vivaio, di un grande settore giovanile sono quanti calciatori tu hai portato nella prima squadra o nelle prime squadre, cioè che sono diventati valore economico oltre che tecnico ovviamente. Quindi questo è il vero grande risultato di un grande settore giovanile. Ovviamente i risultati che si ottengono in campo da parte dei ragazzi con le varie squadre, con le varie categorie, sono degli strumenti anche importanti, perché per fare un grande calciatore a 19-20 anni di grande potenzialità, come noi li chiamiamo, un top player, deve per forza essere un vincente, e se è un vincente deve sicuramente far parte di gruppi che sono abituati a vincere. Come spesso io ripeto, formare un calciatore da un certo livello significa che lui deve sempre pensare a superare l'avversario, a vincere, che è diverso di fare un calciatore che deve pensare a non perdere. Quindi in questo c'è una sottile linea che demarca il risultato che può diventare fuorviante fino a se stesso, che non serve a nulla nel vivaio, da quel risultato invece che, se inserito e incastrato in un progetto, in una visione più ampia, è funzionale per far capire di essere sulla buona strada, ed è quello che cercherò di fare, cioè tutto deve funzionare affinché il calciatore migliori in ogni skill delle sue abilità, tutte le sue abilità, ma avendo chiaro che il Milan non può che giocare per vincere, quindi non può che avere una mentalità con il dominio del gioco e con la forza e la voglia di crescere per cercare di superare qualunque ostacolo e qualunque avversario. Se tutte le componenti lavorano in questa direzione, allora facciamo il modello al quale io poi cerco di lavorare dalla mattina alla sera, da presentare, perché mi piacerà a breve che tutti vengano a dirmi: sa direttore, ho visto giocare quella squadra, ho visto giocare quell'altra squadra, cioè, indipendentemente dalle diversità che possono essere per caratteristiche tattiche, si intravede un modello unico, perché il calciatore del Milan deve essere facilmente identificabile. Ci deve essere un calciatore che onora la maglia, che è attaccato al club che lo sta mettendo nelle condizioni di esprimersi ai massimi livelli, ma con una personalità e con una competitività che lo devono contraddistinguere. Poi il talento ovviamente farà la differenza e sarà quello che lo porterà ai grandi risultati. E in questo senso, in questo alveo che lei ha aperto per quanto riguarda la crescita dei ragazzi, il senso di appartenenza, cioè il senso di essere al Milan o di venire al Milan per chi non è cresciuto dopo dai pulcini, quanta importanza ha secondo lei? È importantissimo. Il senso di appartenenza ti aiuta e ti consente di recuperare tanto di quel percorso che serve per far sentire quella maglia cucita addosso, no? Perché a volte si dice: ah, quel ragazzo si vede che quella maglia ce l'ha cucita addosso. Ovvio, se quando noi reclutiamo i calciatori bravi, loro con le loro famiglie sono tifosi del Milan, siamo avvantaggiati, ma questo non sempre avviene, perché ovviamente la nostra rete scout può andare a reclutare calciatori in tutta la Lombardia, Italia o Europa che sappiano giocare bene a calcio o che abbiano potenzialità con dei parametri da poter lavorare per portarli in prima squadra, quindi a volte possono non essere tifosi di quella maglia. Allora il compito mio e di tutti i miei collaboratori è rapidamente farli calare in quel contesto dove tu, insieme a tutta l'area media, insieme a tutte le componenti del club, mi dovete aiutare affinché quel calciatore in tutte le componenti possa vivere e respirare rossonero dalla mattina alla sera, e possiamo far capire loro la storia del Milan, quanto pesa, quanto è importante, e indossare quella maglia
deve essere un orgoglio che costantemente lo deve rendere all'altezza di quella maglia. Quindi il club deve essere sempre ad un livello più alto, dove ognuno di noi ogni giorno deve dimostrare di poter essere all'altezza. Se il calciatore cresce con questi valori, quando arriva a 20 anni quella maglia è sicuramente cucita addosso. Mi interessava anche il discorso dello staff, dell'ambizione di avere uno staff che cresce, perché secondo me l'investire nel settore giovanile non è tanto e solo investire denaro, ma anche investire tipologia di lavoro, capire come far lavorare tutta la struttura, quindi staff e ragazzi insieme. Quanto reputo importante anche l'aggiornamento continuo e ovviamente l'importanza vera di uno staff che lavora perfettamente. Sì, esattamente quello che deve fare un grande club, cioè investire costantemente nella formazione del personale. I nostri ragazzi sono la nostra materia prima sulla quale dobbiamo fare tutti gli sforzi, proiettare tutti i nostri sforzi, e le persone che operano, dai tecnici al personale di supporto, a tutte le attività che vengono proposte, che abbiano come attori i nostri calciatori, devono essere formate costantemente dal club e essere all'altezza di ciò che devono poi proporre ai nostri calciatori. Ripeto il concetto, non è importante solo quanto siano bravi i nostri tecnici, i nostri preparatori in campo, perché loro passano 8-10 ore a settimana in quell'area di comfort, ma sarà importante anche formare tutto quel personale che deve imparare a gestire le altre 160 di ore. Quindi l'investimento invisibile, come io lo chiamo, deve essere forza mia da far capire al club, ma devo dire, qui apro e chiudo una parentesi, ho trovato un club molto attento a queste dinamiche, ho trovato un amministratore come Giorgio Furlani molto sensibile a tutti questi temi e molto ambizioso, perché vuole che il Milan sia leader indiscusso. Ho condiviso questi temi con la direzione della prima squadra, con Jeff Moncada e con Antonio D'Ottavio, che costantemente ci confrontiamo per come poi deve essere connesso questa visione, perché questa visione deve essere unica, che comincia dalla base e finisce a San Siro, e affinché questo possa avvenire senza ostacoli o con quanto meno ostacoli possibile, ci deve essere da parte di tutto il top management e tutti i dirigenti una visione univoca, discussioni costanti e continue, e devo dire che da questo punto di vista noi siamo avanti, perché ho trovato un feeling importante e per la mia esperienza dico che questo accelererà il processo. Sbaglio se dalle sue parole deduco che sia anche un approccio scientifico-culturale, non solo sportivo, quello che vuole portare all'interno del Milan, anche sulla base di quello che è il suo trascorso? Sì, assolutamente. Noi non possiamo che avere un approccio che è scientifico, culturale lo diventa in senso lato, ma perché deve essere scientifico? Perché oggi abbiamo tutta una serie di strumenti, tutta una serie di parametri ai quali noi possiamo riferirci per cercare di ridurre ai minimi termini le variabili che incidono nella formazione del calciatore. Quindi conoscere quelle variabili, quelle infinite variabili che sono alla base della formazione del calciatore top level, significa studiare, significa formarsi e avere un approccio accademico, che non significa, come spesso dico per prendere in giro qualche mio collaboratore che poi esagera con i numeri, non bisogna essere scienziati, cioè il calcio non è una scienza, ma di sicuro utilizza tutte le scienze affinché possa poi avere come risultato ultimo un calciatore migliore. Mi interessava chiederle una cosa sulle strutture, perché so che ha un programma ambizioso anche da quel punto di vista, per un restyling, possiamo chiamarlo così, del centro sportivo Vismara. Sì, diciamo che le strutture del Milanello ha appena finito un sport center della primavera eccellente, quindi siamo veramente all'avanguardia, perché abbiamo tutto quello che serve per quella squadra di finalizzazione che è l'attuale seconda squadra vera che il Milan ha. Tutte le altre squadre di formazione, sia l'agonistica che l'attività di base, si allenano al Vismara, che è un ottimo centro nel cuore di Milano, che però necessita di tutta una serie di interventi mirati a porre attenzione al calciatore e a rendere ovviamente anche quel centro, sempre in linea con quello che dicevamo prima, un centro di appartenenza dove il ragazzo, le famiglie e tutti gli operatori possano
vivere il Milan, il rossonero, dalla mattina alla sera. Per questo abbiamo già avviato un progetto di restyling che a breve, entro la fine di questa stagione, vedrà il Vismara completamente rinnovato, adeguato al blasone del Milan. Le faccio una domanda più di campo. Secondo lei si allenano abbastanza questi ragazzi, quelli del settore giovanile, non solo del Milan in generale, dico come Monteore? No, assolutamente no. Viviamo in un contesto nel quale sia a livello scolastico sia a livello istituzionale nessuno fa niente per i nostri ragazzi. Quindi parto dalla base, noi quando reclutiamo calciatori bravi vengono da un background dove fanno poca attività motoria. Questa è una delle cause del depauperamento del talento sportivo. Quindi anche noi quando li reclutiamo dal territorio o dalle altre parti d'Italia e dell'Europa, li portiamo in un regime di allenamento dove ci alleniamo poco, però più di quello non possiamo fare per motivi logistici, scolastici e organizzativi. Anzi, io ho fatto partire un programma che si chiama Performance individuale su ognuno di loro. Questo è un grande sforzo, un grande lavoro da parte del club, però bisogna allenarsi di più e meglio. Il compito di ogni club è cercare di sforzarsi in questa direzione. Noi lo stiamo facendo, abbiamo già avviato questo programma. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori che stanno profondendo grandi sforzi di tutti i tipi per cercare di accontentare le mie richieste e di allargare le ore di allenamento di una stagione. E questo è necessario perché senza questo tipo di intervento rischiamo di non mettere quel pezzettino importante nella formazione dell'atleta, che si deve incastrare nell'altro grande sforzo che stiamo cercando di fare, di occuparci del loro tempo libero e di tutte le altre ore della giornata. Quindi gli altri vuoti si possono colmare solo se il club mette in piedi attività e iniziative dove vede sempre impegnati e sempre vede protagonisti i nostri ragazzi. È stato chiarissimo, soprattutto con gli obiettivi, con quello che vuole in questi anni raggiungere, e quindi direi che anche i tifosi che ci hanno seguito possono essere soddisfatti. Io mi tengo ancora una piccola curiosità. C'è spazio per un direttore del settore giovanile nuovo, per un sogno, per un'idea di futuro? Il sogno, come sogno, bisogna tenerlo nel cassetto. Mi piacerebbe nella prossima intervista poter dire abbiamo realizzato questo sogno. Quindi l'impegno che io con tutta la struttura metteremo in piedi sarà quello che quel sogno che tutti noi abbiamo prima o poi lo renderemo realizzabile, perché lavorare nel Milan è un sogno, essere all'altezza del Milan è un sogno, e quello che ai ragazzi cerco di trasferire costantemente a tutti i miei collaboratori: facciamo in modo che i nostri ragazzi siano sempre consapevoli che vivono in una realtà dove il privilegio di farne parte non deve mai essere dato per scontato. Grazie mille, direttore. Grazie a te.